bentornati su Film Stories. Questo è un canale YouTube che ha un obiettivo chiaro e preciso, quello di diventare il De Ferragnez della community analogica italiana. Inoltre oggi ci tenevo tanto a parlarvi di come in un rarissimo impeto di voglia di comprare cose sull'internet ho deciso di rendere omaggio alla ormai ex cancelliera Angela Merkel e donare parecchio denaro e parecchio del mio tempo ad un'azienda teutonica chiamata Silbersalz 35. Avrò fatto bene a fidarmi della Germania? O me ne pentirò malamente come successe ad un vecchio politico pelato di qualche tempo fa? Scopriamolo assieme. Allora, parecchi mesi fa, più o meno dovrebbe essere, verso maggio, ho ricevuto il mio ordine da Silbersalz 35. Nel pacco era presente un set di 5 pellicole diverse, ma tutte con una caratteristica in comune, ovvero io e quindi la persona che avrebbe rovinato gran parte degli scatti possibili con queste pellicole. No, in realtà la caratteristica vera che hanno in comune queste pellicole è che sono delle pellicole cinematografiche. Difatti Silbersalz, non 35, quindi solo Silbersalz, è un'azienda che opera nel campo della produzione di film, TV, spot, eccetera, filmati in analogico. Silbersalz 35 quindi è una specie di spin-off dell'azienda originale, dove hanno deciso di sostanzialmente ampliare i loro servizi alla fotografia, dove in pratica hanno deciso di ribobinare le pellicole cinematografiche, quelle contenute nelle cosiddette pizze, all'interno delle normali cartucce fotografiche 35 mm. E ora vi sento, ma per quale motivo uno dovrebbe decidere di scattare con una pellicola ribobinata, farsi tutti questi sbatti? Perché non comprare la classica Kodak Gold 200 è morta lì? Beh, il vero motivo per decidere di intraprendere la scoperta di questa pellicola e di queste pellicole è che tutta l'offerta di Silbersalz si basa su una pellicola cinematografica, ovvero la Kodak Vision 3, che è poi la pellicola che sicuramente avete incontrato guardando magari un sacco di film, come ad esempio questi qua che adesso vi faccio vedere in sovraimpressione. Dunque, una delle peculiarità più importanti di questa pellicola è che ha un altissimo range dinamico, proprio perché è stata studiata per il cinema e anche per questo motivo il profilo colori è tendenzialmente abbastanza flat, no? Proprio perché deve dare la flessibilità poi al regista, nel caso in cui lo si usi per i film, di poter poi intervenire con una color, comunque con una post-produzione, e poter ritenere la maggior parte di informazioni sia nelle luci che nelle ombre sostanzialmente. E questo ovviamente si replica, essendo la pellicola la stessa, anche nell'uso fotografico. Se dunque come me siete attratti dai piedi, siete attratti da il look cinematografico di questi film e in generale della pellicola usata nei film, nelle serie TV, eccetera, state guardando il video giusto, perché vi racconterò un po' tutta la mia esperienza con questa particolare azienda e con i loro prodotti, e vi farò anche vedere un paio di scatti, anzi in realtà un bel po' di scatti, proprio perché così avete un esempio, visivo di quello che potete ottenere con queste pellicole. Mettiamo questa, Davide? Che numero è? Perfetto. Enjoy the ride. No? Bello.
diciamo che la terza caratteristica di cui dovete assolutamente essere a conoscenza è il fatto che queste pellicole sono diverse da tutte le altre. Sono infatti delle pellicole che hanno uno strato che si chiama ramjet applicato sopra sostanzialmente, ed è proprio questo strato di ramjet che impedisce il normale sviluppo con le chimiche tradizionali e quindi non può essere sviluppato dalla maggior parte dei mini lab che ci sono in giro. E se vi ricordate bene, nell'episodio che adesso vi metto qua oppure anche qua, vi avevo parlato di una pellicola che avevo usato che si chiama Cinestill 800T. Ecco, la Cinestill non è nient'altro che questa pellicola qua, quindi la Kodak Vision 3, con una rimozione preventiva dello strato di ramjet. E che cosa succede quando scatti con questa pellicola? Attorno alle luci è questo alone mistico rosso attorno proprio a qualsiasi fonte luminosa, un po' come accade tutte le volte che esagero con i caffè corretti alla mattina alle 9 prima di andare a lavoro. Vi porto amore. Dunque, per ricapitolare, per poter sviluppare queste pellicole che non hanno rimosso ancora lo strato di ramjet, devono essere date a un laboratorio che può svilupparle con le chimiche ECN2 e in generale che può trattarle e può trattare questo strato senza rovinare i macchinari e quant'altro. Allora, in realtà ci sono vari posti e modi per ottenere queste pellicole cinematografiche ribobinate, ma Silbersalz 35 si distingue da tutti principalmente per questo motivo. La loro offerta infatti è una offerta, chiamiamola all-in, dove al momento dell'acquisto di ogni rollino Silbersalz include il o i rollini che deciderete di acquistare a scelta tra 50D, 200T, 250D e 500T. Il pack che ho comprato io infatti è stata una selezione di queste 4 versioni, diciamo. Poi lo sviluppo in ECN2 che garantisce la massima qualità con cui sviluppare queste pellicole, e in ultimo la scansione che Silbersalz fa tramite uno scanner della Madonna, si chiama, se non sbaglio, Sintel Scanner, che è prodotto dalla Blackmagic, che fa anche attrezzatura, videocamere proprio per il cinema, e quindi con un'altissima qualità. Allora, un'altra cosa da tenere in considerazione è che per poter avvalersi di tutti questi servizi che sono inclusi con l'acquisto della o delle pellicole, prima di rispedire a Silbersalz quindi i vostri rollini finiti, dovete averli finiti tutti. Quindi se ne avete comprato uno solo lo dovete ovviamente rispedire, se ne avete invece comprati 4 o di più dovete finirli tutti prima di poterli rispedire, o meglio, potete anche rispedirne 2, ma poi gli altri 2 non avranno più la possibilità di ottenere lo stesso servizio di scansione e sviluppo incluso. Quindi se come me ne avete acquistati 4 in una volta, prendete in considerazione che potrebbe passare un po' di tempo prima che riuscirete ad avere le vostre scansioni indietro.
caso, una volta che avete finito i vostri rullini e spediti, in circa una settimana riceverete da Silversalts tramite mail un link di Dropbox in cui troverete 3 cartelle differenti. La prima cartella sarà JPEG 2, che è un altro formato non compresso, simile a TIFF sostanzialmente, pesano di meno, quindi è ottimizzato a livello di peso, però quelle sono proprio le scansioni convertite, e qua mettiamo l'accento perché poi vi spiegherò, semplicemente convertite senza nessun tipo di ritocco e di color. La seconda cartella conterrà i vostri JPEG compressi ma in alta qualità, però convertite già con una color fatta da loro sostanzialmente. Il terzo folder invece conterrà la stessa versione, quindi con la stessa identica color, ma su dei file con un peso minore, quindi dei JPEG diciamo di medio peso che potete usare per condividerli sui social, per mandarli a vostra zia e a vostra nonna che vi chiedono ogni giorno perché cazzo non scrivete un messaggio e le dite vi voglio bene nonna, mi manchi tantissimo. Benissimo, ora parliamo delle scansioni. Come ultimo punto che riguarda diciamo i negativi e le scansioni è che voi potete chiedere per un sovrapprezzo a Silversalts di farvi rispedire indietro, quindi di ottenere il rimpatrio dei vostri negativi sviluppati. Diciamo che io ho richiesto quindi che mi rispedissero indietro i negativi proprio perché volevo come dire, fare una scansione io con la mia attrezzatura standard e avere come dire un raffronto, un comparison tra le scansioni di Silversalts e quelle che faccio. Ovviamente ero abbastanza certo che la qualità della scansione fosse ottima, ma ero molto più interessato invece alla parte della color, quindi la post-produzione e l'interpretazione poi durante il processo di conversione che generalmente faccio rispetto a quello che fanno loro. Ora vi farò vedere un po' di esempi di differenze tra la loro scansione e la mia, ma in generale devo dire che preferisco avere io il controllo di questo aspetto qua, quindi di come avviene la conversione e di come la voglio interpretare sostanzialmente. Ora parleremo un po' di numeri. Allora, partiamo dalle tempistiche. Ho ordinato il pacchetto di pellicole a maggio, abbiamo detto, di quest'anno, e la data in cui ho ricevuto i negativi indietro da Silversalts è stato novembre, ok? Quindi novembre di quest'anno. Quindi, insomma, stiamo parlando di un arco di tempo decisamente ampio. C'è da considerare che ho fatto un ordine di 4 pellicole, tutte le pellicole comunque che ho ordinate sono da 36 pose, quindi insomma dovete anche trovare il momento e l'occasione giusta per scattare, quindi comunque un po' di tempo è da considerare in quel caso. Poi parliamo di costi. Allora, sto guardando qua. L'acquisto del pacchetto di rullini con tutti i servizi ovviamente inclusi
è stato di 59,60 euro, a cui dovete comunque aggiungere la spedizione, imposte, eccetera eccetera eccetera. Si è arrivati a 75 euro per 4 pellicole. Non si tratta, secondo me, di un costo esagerato, soprattutto per quello che poi è la pellicola. Poi però, se come me poi volete anche ricevere indietro i negativi, dovete considerare una fee, diciamo, di 5 euro per i negativi, però c'è anche qui ancora 15 euro più o meno di spedizione da considerare, quindi vai a spendere altri 20 euro. Quindi ecco, iniziamo ad avvicinarci ai 100 euro per 4 pellicole e ad avere tutti i servizi, diciamo, veramente il pacchetto completo incluso. Allora, parliamo ora un po' delle mie opinioni, di come mi sono trovato in generale con questa esperienza. Ritengo che Silver Salts sia veramente un'offerta notevole e di ottima qualità, soprattutto tutto ciò che vi arriva, a partire anche dalle pellicole incluse nella scatoletta loro, nel portapellicole, che poi vi potete riutilizzare, anche la ricezione poi dei negativi già sviluppati, la comunicazione che ha avuto tramite loro via mail, tutto davvero diciamo ottimo, e si vede che sono un'azienda ben strutturata che fa anche altro, diciamo, che non fa solo quello. Lato serietà, diciamo, dell'azienda e della proposta, mi sento assolutamente di consigliarlo. L'altro motivo per cui mi sento assolutamente di consigliarlo è la pellicola. Il look e le caratteristiche di questa pellicola sono davvero strabilianti. Davvero credo che siano diventate una delle mie pellicole preferite in assoluto. La cosa che però mi ha convinto un po' di meno è proprio il fatto della color che viene fatta da loro. Non tanto, ripeto, per come viene fatta, perché quello è un po', come dire, gusto personale e andiamo, diciamo, un po' sul campo soggettivo. Però mi sarei aspettato che perlomeno il file non compresso, quindi il cosiddetto JPEG 2, arrivasse non convertito, proprio perché io utilizzo una metodologia di convertire i negativi tramite Lightroom, e in specifico tramite un plugin di cui tra l'altro vi parlerò molto a breve, e che garantisce in generale la possibilità di intervenire sulla conversione del negativo in maniera totalmente non distruttiva e poi applicare le modifiche, convertire eccetera, senza distruggere poi il negativo originale. Ho chiesto tra l'altro a Silver Salts se fosse possibile prevedere un'opzione, quindi di ricevere diciamo un folder con i negativi non convertiti, proprio per chi come me, ce ne sono tanti altri, utilizzano dei sistemi di conversione tramite Lightroom o altri software, ma purtroppo, e me lo aspettavo, hanno detto che non è possibile perché il loro workflow non può saltare questi passaggi di conversione. Quindi in generale mi sento di consigliarlo per la qualità, per l'esperienza, ma se come me basate il vostro workflow tramite la conversione dei negativi su Lightroom eccetera, non so quanto ve lo consiglio, perché i costi iniziano a diventare abbastanza alti, perché diciamo che volete assolutamente avere poi i negativi indietro e allora tutto il passaggio, diciamo, della loro scansione perde un po' alla fine di senso. In ogni caso il mio consiglio è: fate una prova, magari non comprate 4 rullini come ho fatto io, vi consiglio quindi di comprare un rullino con una caratteristica, quindi in base alla stagione in cui siamo o al tipo di lavoro che voi avete in mente, e di fare una prova con uno, in modo da capire se è un workflow che già vi interessa, quindi magari non vi interessa ricevere negativi indietro, e almeno comunque avete l'idea di cosa vuol dire scattare con una pellicola cinematografica. Ci vediamo alla prossima puntata, che parlerà di non lo so ancora.